Alzi la mano chi di voi ama la pizza? Io la adoro, è uno dei miei piatti preferiti. Tanto è che ho deciso di comprare finalmente un fornetto per fare la pizza fatta in casa. Arriva a 400 gradi e ci permette di avere dei risultati eccezionali. Oggi prepariamo un impasto facilissimo senza utilizzare la planetaria, quindi soltanto le nostre manine e con soli 2 grammi di lievito di birra. Siete pronti? Ma prima, se vi va, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. E naturalmente lasciate un like a questo video, grazie mille. Partiamo dall'impasto. 1 chilo di farina, 600 g di acqua che andiamo ad aggiungere in 3 volte, 2 grammi di lievito di birra. Iniziamo a mescolare con un cucchiaio. Dopo un paio di minuti aggiungiamo 20 g di sale. Copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare per un'oretta. A questo punto l'impasto si presenta più rilassato. Lo versiamo sul nostro tavolo con un po' di farina e circa un cucchiaio di olio. Iniziamo a dare delle pieghe in questo modo. Lo rimettiamo in ciotola, copriamo con pellicola e lo lasciamo riposare per un'altra oretta. Dopo un'ora lo mettiamo sul piano di lavoro oleato, in questo modo non sarà necessario aggiungere altra farina, e diamo delle altre pieghe. Lo rimettiamo nella ciotola, copriamo con la pellicola e lasciamo riposare per tutta la notte in frigorifero. E guardate, il giorno dopo, che magia! Ha fatto tantissime bollicine. Lasciamo arrivare a temperatura ambiente per circa 2 o 3 ore. Guardate quante bollicine! È un impasto davvero bellissimo. A questo punto lo versiamo sul nostro piano di lavoro e non ci resta altro che fare le nostre pezzature. Potete aiutarvi con una bilancia. Ricavate dei pezzi da 200 grammi. Facciamo le palline, avendo cura sempre di chiudere la parte sottostante. Guardate che bella la superficie, tutta piena di bollicine d'aria, e mettiamo in una teglia. Facciamo lievitare per un'oretta. Usiamo la semola perché la semola si attacca meno al nostro impasto e schiacciamo l'interno, cercando di non schiacciare eccessivamente il cornicione. Io naturalmente, ragazzi, non sono una pizzaiola, quindi ci ho provato. Diamo qualche schiaffettino in modo da eliminare la semola in eccesso e poi siamo pronti. Voilà! Spero con il tempo di migliorare. Abbiamo queste palettine che ci aiutano a posizionare la pasta della pizza nel nostro fornetto. Condiamo come più ci piace, quindi pomodoro, mozzarella, basilico e un filo d'olio in superficie. E facciamo cuocere in questo fornetto a 400 gradi per 5 minuti circa. Vi consiglio di utilizzare una scamorza o una mozzarella secca perché altrimenti farà tanta acqua, come è successo naturalmente a me. La pizza fa un profumo davvero buonissimo, cuoce davvero in pochi minuti ed è buonissima. Naturalmente possiamo sbizzarrirci in tante altre ricette per pizza. Per esempio possiamo farla con la spianata piccante oppure con prosciutto cotto, funghetti, olive, carciofini sott'olio
Insomma, non ci sono limiti alla fantasia. Questa pizza mi è piaciuta davvero tantissimo. Fare questo impasto ne vale davvero la pena. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Fatemelo sapere con un commento qua giù. Lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale. Siete sempre i benvenuti. Se avete qualche ricetta in particolare che volete che io prepari, fatemelo sapere. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram, Facebook e TikTok. Un bacione e buon fine settimana a tutti. Ciao!